prima cosa in finanza, quindi Piazza Affari, Londra, Tokyo e Wall Street, si parla di default multiplo già da giugno e infatti noi ne abbiamo parlato. Qui a Cado in Piedi c'è anche un programma che è iniziato quest'estate di ricerca da parte sia della Germania che della Francia, quindi diciamo i paesi al centro dell'euro, per trovare una soluzione nel caso in cui Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Irlanda non ce la facciano. Un team di avvocati lavora già da diversi mesi e questo programma è quasi completo, il che vuol dire che c'è la possibilità che questo euro si spacchi e che quindi una parte, che diciamo è la parte del nord Europa, quella che ha seguito una politica fiscale di maggiore austerità negli ultimi 10 anni, si ricostituisca intorno ad un euro che sarà diciamo un euro forte, il resto andrà in default. Quindi questo è il problema fondamentale, che in Italia di queste cose non se ne è parlato perché non se ne è voluto parlare. E in realtà se uno parlava con chiunque operava sulle piazze affari internazionali, che l'Italia potesse andare in default era una possibilità, certamente una possibilità abbastanza remota a giugno, però oggi siamo quasi arrivati al momento cruciale. Allora, io quello che posso dire è quello che alcuni avvocati di questo team che stanno lavorando alla possibile default mi hanno detto è che succederà un po' come è successo in Argentina, si chiuderanno le banche per una settimana, sarà possibile, quindi tutti i depositi verranno congelati, si potrà prelevare una certa quantità di denaro quotidianamente, in Argentina erano l'equivalente di 250 dollari, e in questa settimana ci sarà la conversione da l'euro alla moneta che si vuole scegliere. Per esempio l'Italia potrebbe tornare alla lira, però questo comporterà anche dei cambiamenti a livello proprio pratico. Questa è una situazione abbastanza complessa, nel senso tutti i bancomat dovranno essere cambiati, anche non so, per quanto riguarda il pagamento nei parcheggi, cioè ci sarà un cambiamento che costerà anche, tra l'altro, però questo questa è la strategia. Dopodiché per i risparmiatori italiani chiaramente si ritroveranno le lire, però ecco, se uno vive in Italia e non va all'estero, non è che questo crei un grossissimo problema. Certo, chi ha i soldi fuori, chi ha gli euro fuori sarà avvantaggiato, perché quello che succederà, ci sarà una svalutazione della lira, perché il tasso di cambio sarà il tasso di cambio che verrà deciso chiaramente dalle autorità monetarie ed anche dalle autorità europee, sarà molto vicino, molto probabilmente, al tasso di cambio al quale la moneta è entrata, e quindi 1900 e svariate lire. Chiaramente ci sarà una svalutazione e quindi questi soldi varranno di meno alla fine della settimana di conversione di quanto valevano all'inizio. Allora, io penso che questa è una notizia che molto probabilmente è stata passata a chi l'ha pubblicata, perché martedì c'è l'asta dei bot decennali e quindi si voleva in un certo senso rassicurare i mercati. Però è chiaro che questa è una notizia che non è stata confermata, anzi è stata negata dal Fondo Monetario. Questa mattina a Londra, alla borsa di Londra, ci sono state già delle reazioni abbastanza negative, perché chiaramente si pensa che gli italiani l'abbiano pubblicata appositamente, cosa che non credo che sia vera, cioè nel senso, molto probabilmente qualcuno quell'informazione l'ha passata, però era un'informazione falsa, e questa è una cosa gravissima secondo me, perché dà proprio l'impressione anche della poca professionalità del mercato italiano. E il problema fondamentale qui è un problema di fiducia, nel senso non si ha più fiducia nei confronti dell'euro, e questa sfiducia è arrivata al cuore dell'euro, perché insomma quello che è successo giovedì è gravissimo, che i tedeschi non sono riusciti a piazzare i loro Bund, ma non solo questo, il rendimento è arrivato ai livelli
del rendimento dei yield, quindi dei buoni inglesi. I buoni inglesi hanno un solo elemento, diciamo, di vantaggio rispetto ai Bund, che sono in sterline e non sono in euro. Cioè, quindi questi sono segnali chiarissimi del mercato dei capitali e in particolare delle obbligazioni, della sfiducia profonda nei confronti dell'euro. Quindi io ho paura che non ce la faremo a riprenderci, nel senso, io ho paura che questo multiple default sia in realtà uno scenario molto molto possibile, che vedrà non solo la Grecia e l'Italia, ma anche la Spagna e il Portogallo. Forse molto probabilmente l'Irlanda si salverà, perché in Irlanda si è fatta una politica completamente diversa e gli indicatori economici sono abbastanza positivi, che vedrà appunto questi paesi uscire dall'euro ed uscire in modo disordinato. L'ultimo elemento di preoccupazione è questo processo di ricapitalizzazione imposto alle banche, che è, diciamo, in preparazione a Basilea 3, e quindi quello che sta succedendo sui mercati adesso è anche una riduzione drastica della liquidità disponibile sui mercati, il che vuol dire che abbiamo un effetto di sfiducia nei confronti dell'euro che si sovrappone a una contrazione della liquidità, quindi ci sono meno soldi in circolazione e c'è anche meno volontà di investire in obbligazioni, perché le banche anzi vendono la maggior parte delle loro obbligazioni per poter ricostituire la loro liquidità. Per cui vediamo che, non so, la BCE per esempio nel mese di settembre ha acquistato quasi 600 miliardi di obbligazioni da parte di tutta quanta l'Europa, di cui 100 dalla Francia e 100 dall'Italia, il resto dal resto dei paesi europei, perché le banche li scambiano in cambio di contante per poter ricostituire il proprio contante. Quindi c'è una crisi anche all'interno del mercato delle obbligazioni, che non riesce ad assorbire tutto quello che praticamente gli viene dato. Quindi diciamo, abbiamo due elementi: sfiducia, ma anche un elemento strutturale che è appunto la mancanza di liquidità.